Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Questo menù 47 ha messo a dura prova la mia pazienza, soprattutto quella gara del Fuji, perché le altre due le ho vinte al primo tentativo, tutto sommato non sono per niente difficili, tenendo presente che non ricordavo assolutamente i circuiti, soprattutto San Croix B, credo che l'ho fatto solo all'inizio del gioco, quindi credo che siano facili anche per voi. Se non è così, lasciatemelo nei commenti, farò un video anche per quelle lì. Il Fuji invece è stata piuttosto ostica perché il primo o i primi due, a seconda della gara, fanno un altro mestiere. Più che altro ho anche sbagliato l'approccio a questo tracciato perché ho iniziato cercando di fare una gara conservativa, quindi gomme dure per non fermarmi ai box e resistenza aerodinamica al minimo, essendoci quel rettilineo lungo, credevo che in quella maniera sarei stato più forte. Non è stato così perché le prime quattro gare, tra l'altro, non è mai piovuto da me, ho fatto schifo. Ottavo, nono, settimo, non riuscivo a fare meglio, ecco. Quindi ho cambiato proprio approccio al tracciato, sono andato a mettere carico aerodinamico e gomme morbide. La quinta gara che ho fatto, sempre asciutta, gomme morbide all'inizio, mi sono fermato a metà gara, ho rimesso gomme morbide, ma il giro prima del rientro ai box e l'ultimo giro sono stato lento perché non avevo più gomma all'anteriore sinistra, che è quella più sollecitata in questa pista e con l'assetto che ho fatto per quest'auto. Però sono arrivato secondo a pochi secondi dal primo, quindi avevo capito che era il setup giusto. Sono partito solo con le mete, ho dato dei piccoli aggiustamenti sia all'assetto che ai rapporti del cambio e ho vinto finalmente alla sesta gara con pista asciutta. Quindi ripeto, il setup è lo stesso che vedete, ma la gara che vi faccio vedere non è quella lì, perché comunque in quella gara con pista sempre asciutta dovete correre. Con le medie non potete salire sopra l'1,23, con le morbide non potete salire solo sopra all'1,22, altrimenti non vincete. Sono riuscito a vincere, ma il secondo, che era stato Lopez, in questa gara che ho vinto, è arrivato dietro ma a 2-3 secondi, quindi ce l'avevo veramente dietro. Il minimo sbaglio, la minima penalità e comunque perdete. Invece la gara che vedrete, che è la settima che ho fatto, è piovuto e lì cambia tutto perché l'IA impazzisce e fa le peggio cose. Alcune auto nemmeno rientrano nei box e rimangono con le slick sotto all'acqua. L'unica cosa a cui dovete stare attenti è il radar meteo. Dovete verificare con radar medio, mettetelo allo zoom più grande che c'è, quindi guardandolo a 100 km, ovvero vedendo la parte più lontana delle nuvole per capire quando stanno arrivando sul tracciato e nel caso essere pronti per la sosta ai box, ma guardare anche l'indicatore dell'acqua in pista. Questo è importantissimo perché se anche avete le nuvole sopra ma nell'indicatore non c'è segnato niente, non dovete mettere gomme intermedie o gomme da bagnato, ancora di più, perché la pista è asciutta, non sta piovendo, o se sta piovendo la pista comunque è drenata e asciutta, dovete proseguire con le slick. Se non conoscete bene, non sapete bene come interagire con questo radar, lasciatelo nei commenti che vi spiego meglio, vi faccio una guida dedicata magari su come cercare di interpretare al meglio il connubio di questi due indicatori. Occorre fare una precisazione per la guida corretta di quest'auto. Non è un'auto da strada, non è una gruppo 3, gruppo 4. Quest'auto gira e tiene la corda nella curva esclusivamente con la trazione, con la motricità, con l'attrito delle ruote posteriori. Guardate in gara come tengo sempre costantemente l'acceleratore leggermente più o meno premuto durante l'ingresso, percorrenza e uscita curva, non lo lascio praticamente mai, solo in fase di staccata. Se utilizzate i controlli elettronici la trazione verrà smorzata, verrà tenuta a bada e quindi l'auto tenderà al sottosterzo e non sarete veloci in curva. L'unico modo per far andare veloce quest'auto è quello di tenere sempre l'acceleratore premuto. Ovviamente ragazzi, no a tavoletta, se no vi girate. Un'ultima cosetta e andiamo a vedere il setup. Su GT Auto non dobbiamo fare nulla nella super formula, potete solo creare, scaricare, installare una livrea. Quella che vedrete sulla mia SF23 è quella della Ferrari da Formula 1 del 2023 replica, già l'ho condivisa sul canale, quindi credo che
ne abbiate già preso atto, se no la trovate comunque condivisa in vetrina. Purtroppo dovete essere leggermente scorretti, cioè dovete forzare l'ingresso in curva, non potete crogiolare, se perdete tempo non vincete né con l'asciutto né col bagnato. Quindi per questa gara sapete che io sono per il fair play. Se avete visto le mie gare online, spesso lascio posizioni pur di non entrare in contatto con gli avversari. Beh, in questa gara dimenticate il fair play e entrate, punto. Nelle 7 gare che ho fatto la pista all'inizio è sempre asciutta, quindi installate gomme da corsa medie, tenete sempre il radar attivo, impostatelo sui 100 km come raggio di visuale. Se a metà gara ancora il tempo è sereno, calcolate che intorno al giro 8, giro 9 vi dovete fermare e mettere gomme da corsa morbide per proseguire. Altrimenti, se vedete che il tempo sta cambiando e sta per arrivare la pioggia, rimanete con le gomme da corsa medie e cercate di temporeggiare senza spingere troppo fino a poter mettere le gomme intermedie o addirittura da bagnato pesante a seconda della condizione di acqua in pista che troverete. La mappa del carburante sempre a 1. Le sospensioni sono personalizzabili di serie, questi sono i valori che dovete inserire. Il differenziale è personalizzabile di serie e questi sono i valori da inserire. La deportanza 1350 all'anteriore, 1750 al posteriore. La ECU personalizzabile anche questa di serie. Tenetela al 100%, non installate nessuna zavorra e nessun limitatore di potenza. Installate invece un cambio personalizzabile da corsa, questo non è di serie. Impostate la velocità di punta su 310 km/h, regolate il finale a 2.871, a partire dalla sesta regolate questi valori. Non ricordo se dovete fare il solito passaggio, ovvero che al primo tentativo la sesta non scende così tanto perché sta più alta. Nel caso, se non arriva a 362 ma rimane sopra, passate alla quinta, abbassate i rapporti della quinta e tornate sulla sesta per settare il corretto valore. Il sistema anti-lag è di serie, impostatelo su forte. Il controller freni, questo è importante ragazzi, ce l'ho sbilanciato sul posteriore a 3. Per quale motivo? Per far entrare meglio l'auto in curva. Per farvi capire quello che succede col freno sbilanciato al posteriore, è come dare una piccola botta di freno a mano, però ovviamente l'auto non perde il controllo perché col freno l'accompagnate. Freno a mano è un po' un'estremizzazione di quello che accade veramente, quindi tranquilli, provate perché in questo modo riuscite ad entrare prima e meglio in curva, e soprattutto se in curva l'auto tende al sottosterzo, toccate leggermente il freno e la riporterà subito nella giusta traiettoria. Nessun'altra cosa da installare su quest'auto. Come già vi ho detto e vi ribadisco, sarebbe il caso, vista la tipologia di guida di quest'auto, non utilizzare controlli alla guida a parte l'ABS, però non posso chiedervi l'impossibile. Comunque è un'auto difficile, ripeto, al massimo vincerete quando piove, che sicuramente è molto più facile.
questo punto vi ho fornito un'auto con un setup in grado di vincere questa gara sia con pista asciutta che con pista bagnata. La palla la passo a voi, adesso quello che manca è il pilota. Ragazzi, non sarà facile, lo so, perché mi avete scritto in tantissimi che non riuscite a superare questa gara, nemmeno a fare il terzo posto, perché comunque vi ricordo per l'ennesima volta che basta il terzo posto per prendere il biglietto. Ci vuole solo pazienza e continuo esercizio alla guida. Prendetela come chiave di addestramento, comunque quando scendete da quest'auto e ne prendete un'altra, vedrete che sembrerà che va pianissimo, soprattutto in curva, ma ricordatevi che dovete staccare molto prima, perché con la super formula dovete fare la staccata quando praticamente siete già nella corda della curva. Ragazzi, buon divertimento, mi raccomando, pazienza. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Fatemi sapere se vi servono le altre due gare della Super Formula. Ciao ragazzi, al prossimo video.